andra moi enne pemusa, poliutropon, narra mio musa dell'eroe multiforme che tanto vagò dopo che distrusse la rocca sacra di Troia. Questo è l'incipit dell'Odissea. Iniziamo il viaggio dell'uomo per eccellenza, di colui che rappresenta l'intera umanità, Ulisse, Odisseo, che con la sua intelligenza riuscì a sconfiggere e a distruggere la città di Troia. Subito ci viene un insegnamento importante: le situazioni, i problemi e gli ostacoli si affrontano non grazie alla forza dei nostri muscoli, ma grazie alla nostra intelligenza. Notevole questo insegnamento. Andra, al centro è posto l'uomo, Ulisse, l'eroe multiforme, come dice Poliutropos, significa proprio ingegnoso, astuto, multiforme, quindi colui che è in grado anche di adattarsi alle diverse situazioni, colui che è in grado dunque di risolvere qualsiasi problema grazie alla sua astuzia. Infatti il tema più importante è quello della metis, cioè di quella intelligenza astuta grazie alla quale veramente si può trarre d'impaccio, può salvare se stesso e i compagni e può finalmente tornare a casa. E subito nel proemio viene invocata la musa, ma non una qualunque, proprio Calliope, la musa della poesia epica, la figlia di Zeus della memoria. E qui simbolicamente sembra quasi che questo Aedo, che questo cantore si ponga in atteggiamento di ascolto, lascia che sia la musa a raccontare la storia, e qui simbolicamente rappresenta il processo creativo dell'Aedo, il cantore sacro, il poeta di corte dell'epoca. Anche Ulisse ne ha uno, Femio, il quale è rimasto fedele al suo padrone ed è ancora ad Itaca che lo aspetta, e nel frattempo è costretto a raccontare le storie per i proci. E in questo proemio poi troviamo la protasi, quindi subito viene elencato brevemente l'argomento del poema, il viaggio di ritorno da Troia ad Itaca, il Nostos. È il tema cardine di tutta la storia, i viaggi, perché in realtà in questo viaggio Ulisse ne vivrà tantissimi, sono infiniti incontri, una miriade di personaggi, alcuni lo aiuteranno, altri tenteranno di sedurlo, di distruggerlo, di tentarlo in qualche modo, però alla fine la metis, l'intelligenza astuta dell'uomo, riesce a prevalere. È il lume della ragione che ci deve guidare. L'uomo è il principe di tutta la creazione, la sua superiorità è data dalla ragione, dalla sua infinita e sconfinata capacità di trarsi d'impaccio, il famoso ingenium di cui poi parlerà anche Boccaccio nel Decameron. L'uomo è il protagonista, è il fulcro, è il cuore pulsante dell'Odissea. Ebbene, chi è l'uomo? Beh, in realtà ci sono molti contrasti, molti paragoni tra sé e gli altri. Tutti i suoi compagni furono empi perché di fatto divorarono le vacche sacre del dio Sole, Iperione. Per questo motivo perirono, mentre lui no, è rispettoso, lo vedremo anche più avanti, lo dirà Atena nel Concilium Deorum. Ulisse è l'unico che continua a sacrificare agli dei, è l'unico che rispetta i riti religiosi, quindi tutta la liturgia. Notiamo subito la pietas dell'uomo, la stessa qualità che poi sarà incarnata anche da Enea nel suo viaggio verso il Lazio, verso la fondazione di una nuova patria per i troiani. Poi un altro contrasto: tutti sono tornati a casa, lui invece no. Ecco, lui, nonostante la sua pietas, deve essere continuamente perseguitato, deve essere attaccato, possibilmente anche distrutto. Ecco, questo però non è possibile perché il fato ha decretato il suo ritorno. Ma Poseidone, il dio del mare, tenterà in tutti i modi di impedirne e di rallentarne il ritorno, perché ha osato accecare suo figlio Polifemo, uno degli spietati ciclopi che poi incontrerà lungo il cammino. Nel momento in cui si apre il racconto, Ulisse è prigioniero di Calipso. Calipso significa nascondere in greco, quindi non a caso questa ninfa, questa bellissima dea, cela nella sua spelonca il distruttore di Troia, quindi il celeberrimo Ulisse che tutti nel frattempo hanno conosciuto, e non può tornare a casa
perché è prigioniero, naturalmente la sua è una prigione dorata, tutti lo attendono ma lui non può tornare. Cronologicamente l'Odissea inizia dalla fine, non dal principio, perché Ulisse verrà liberato da Calipso, quindi potrà finalmente tornare a casa, prima si fermerà sull'isola dei Feaci, poi dovrà scontrarsi con i Proci. Però è interessante perché ecco, non abbiamo un racconto in ordine cronologico, ma si parte dalla fine, poi sarà l'eroe stesso a raccontare tutto quello che è già successo durante un banchetto alla presenza del re Alcino. L'Odissea racconta gli ultimi 40 giorni di viaggio, quindi siamo proprio alla fine, quindi notiamo anche il parallelismo con l'Iliade. Anche in quel caso il poeta racconta soltanto gli ultimi 51 giorni del 10° anno di battaglia e non l'intera vicenda. E nel proemio troviamo anche due temi fondamentali che accompagneranno e che identificheranno l'eroe Ulisse. Da un lato il dolore per aver perduto i compagni, quindi per le infinite sofferenze, e dall'altro lato abbiamo la curiosità, perché ci dice che di molti uomini vide le città e conobbe i pensieri. Il nostos è spinto dalla curiosità umana, dall'inestinguibile desiderio di conoscenza. Ulisse incarna tutte le qualità umane, la curiosità, il dolore, la disperazione, l'ingenium, quindi la capacità di risolvere i problemi, la speranza di poter ritornare a casa e riabbracciare Penelope, rivedere finalmente l'amato figlio Telemaco, che non ha mai visto perché è partito quando era appena nato per la città di Troia. E subito dopo il proemio, dunque, il testo si apre con il Concilium Deorum, un altro elemento topico della poesia epica. Tutti gli dei, ad eccezione di Poseidone che se n'è andato lontano presso gli Etiopi ai confini del mondo, sono riuniti sul monte Olimpo e stanno discutendo proprio sulla sorte di Ulisse. Sarà la dea Atena, la Glaucopide, la dea dagli occhi azzurri, ad intervenire, ad intercedere per l'amato eroe che non ha mai abbandonato e che continuerà a sostenere e ad aiutare continuamente e costantemente. Ed è proprio lei che, rivolgendosi a Zeus, evidenzia proprio la pietas di Ulisse, il fatto che lui non sia mai venuto meno ai suoi doveri sacri, anche nei confronti della religione. Quindi qui capiamo tutti i valori fondamentali della fede e della mentalità greca. Quindi ci sono moltissimi elementi storici, quindi grazie alla lettura dell'Odissea possiamo anche comprendere la società dell'epoca. E Atena ottiene il permesso finalmente di liberare Ulisse, quindi mentre lei viaggerà veloce verso Itaca per avvisare Telemaco, Hermes, il messaggero degli dei, verrà inviato nella spelonca di Calipso per ordinarle quindi la liberazione dell'eroe. E durante questa discussione divina vengono fatti i nomi di Oreste e di Egisto e c'è tutto un discorso che apparentemente sembra non c'entrare con la nostra storia. In realtà è molto importante. Perché? Perché si fa proprio riferimento alla vicenda di Agamennone, il re di tutti i greci, colui che ha vinto finalmente la città di Troia, che è tornato a casa nonostante sia stato ricoperto di gloria e di fama eterna e nonostante sia sulla bocca di tutti. Lui viene assassinato dalla moglie Clitemnestra e dall'amante Egisto. Ecco, questo è importantissimo. Perché? Perché qui vengono messi a confronto quindi due modelli antitetici. Da un lato Ulisse, che sogna addirittura di rivedere soltanto il fumo levarsi dalla sua terra, da Itaca, quindi è colui che ama in maniera smisurata la propria patria, e dall'altro invece Egisto, il traditore, quindi l'adultero e l'assassino, l'omicida, colui che non si fa scrupoli di uccidere, di assassinare il proprio sovrano pur di prenderne il posto e la moglie. E Zeus, è importante il discorso che fa, perché dice di aver avvisato Egisto e nonostante ciò
Ecco, lui ha comunque trasgredito, ha violato le regole della sacralità del matrimonio e anche le regole del vivere civile, quindi pertanto qui Egisto rappresenta l'inciviltà, l'anarchia, il desiderio quindi di distruggere, di abbattere le regole sociali, le regole prestabilite. Ulisse invece è l'esatto contrario, rappresenta l'ordine, la saggezza, la legge, ma anche la giustizia. È colui che verrà chiamato poi a ripristinare quell'ordine perduto nella propria patria. La supplica di Atena diventa ancora più importante proprio perché fa notare che mentre questo empio è stato giustamente ucciso, Ulisse è ancora prigioniero nonostante la sua devozione verso gli dei. Questa è un'ingiustizia a cui bisogna porre rimedio, quindi finalmente è possibile liberarlo. Hermes vola veloce verso l'isola Ogygia da Calipso, Atena si reca ad Itaca e visita quindi la casa di Ulisse e subito viene accolta da Telemaco, da quel figlio amato che Ulisse non ha mai visto, e Telemaco subito si accorge della presenza di questo straniero perché Atena non si mostra mai nella sua vera forma, qui appare come uno straniero, quindi si trasforma, le metamorfosi degli dei sono continue. Però è interessante il comportamento di Telemaco. Telemaco è il giovane, è la generazione successiva, è l'inesperto, è colui che ha ancora molto da imparare, però appare subito una persona positiva, giusta, equa, di sani principi, infatti accoglie l'ospite e adempie tutti i sacri doveri dell'ospitalità, offre un riparo del cibo e del vino e soprattutto offre dei doni a questo straniero. Ecco, importantissimo è il tema della filoxenia. Xenos è lo straniero, la filia è l'amore ma anche il sostegno, quindi la filoxenia è proprio il sostegno reciproco nei confronti dello straniero, quindi il fatto di accogliere, di ospitare uno straniero era un dovere sacro, però nasce da una necessità pratica, perché spesso nel corso dei viaggi poteva capitare di naufragare, di perdersi o di avere semplicemente la necessità di un appoggio esterno presso appunto degli stranieri, e quindi ecco la persona aveva la facoltà di chiedere ospitalità, veniva accolto, ma non era un'accoglienza gratuita, perché in futuro in caso di necessità anche l'altro avrebbe dovuto fare lo stesso, quindi è veramente una sorta di mutuo soccorso, quindi di aiuto reciproco. Anche in questo caso dunque la xenia, l'ospitalità viene rispettata. Ecco perché ho detto che Telemaco rappresenta il vivere civile, quella civiltà che è stata distrutta e messa in discussione dai proci, i quali non accolgono volentieri quello straniero, e nell'Odissea tutti coloro che non accolgono volentieri l'ospite o che sembrano ignorarne la richiesta vengono subito messi nella categoria dei malvagi, degli empi e dei perversi, ed è quello che succede anche qui. Quindi noi capiamo che Telemaco sia dalla parte dei giusti proprio per questo motivo, quindi rappresenta la civiltà, il vivere civile, ma anche una vera e propria educazione civica, perché di fatto era un dovere sacro ospitare lo straniero, colui che era inviato dagli dei secondo la credenza dell'epoca. Telemaco è dunque una figura dotata di buonsenso, di decoro, ma è inesperto e infatti è incapace di risolvere la questione, la grave questione politica che si sta svolgendo in casa sua, quindi quel periodo di anarchia causato dal vuoto di potere per l'assenza di Ulisse è insanabile, non ha i mezzi per poterlo fare, non ha l'esperienza sufficiente per poter scacciare questi nemici, però rispetta il suo sacro dovere dell'ospitalità. Non ha perduto la speranza, infatti tutti i giorni continuamente pensa al proprio padre, spera nel ritorno di Ulisse, quindi la speranza non è mai morta da questo punto di vista, ed è proprio Atena che cercherà quindi di risvegliare anche il senso del dovere nei confronti di Telemaco, e soprattutto è colei che si comporterà come un buon padre nei suoi confronti, perché lo spingerà finalmente a crescere, a maturare, a diventare uomo e ad assumersi quelle responsabilità che derivavano dall'essere finalmente un uomo adulto. Quindi deve prendere in mano la situazione e risolvere il problema. Lo esorta a partire, andare a Pilo prima e poi a Sparta, quindi prima da Nestore e poi dal re Menelao, per chiedere notizie del padre, e una volta
volta per tutte mettere la parola fine all'incertezza, quindi se è morto deve essere onorato attraverso il funus, se invece è ancora vivo finalmente che si trovi e che venga ricondotto a casa. Tergiversare, attendere, vivere nell'incertezza, nell'ansia continua non serve a nulla ed è ora di smetterla, perché è improduttivo e non porta assolutamente a nulla se non all'anarchia. Infatti i proci che sono arrivati da tutte le isole limitrofe sono lì perché aspettano che Penelope sposi uno di loro e nel frattempo dissipano tutte le sue sostanze, consumano il suo cibo, il suo vino e quindi veramente iniziano a dilapidare tutte le ricchezze di Ulisse. Quindi non è soltanto un problema politico ma anche economico, quindi metaforicamente rappresenta l'anarchia e la degenerazione del potere politico. In assenza di un buon sovrano onesto e soprattutto giusto, ecco, il vuoto di potere crea anche disordine e caos. Dall'altro lato invece la povera Penelope, anche lei aspetta giorno dopo giorno il ritorno di Ulisse, però rispetto a Telemaco sembra più rassegnata, perché è comunque consapevole dei propri doveri di regina, sa di non poter tergiversare a lungo e quindi ad un certo punto si sarebbe dovuta risposare di nuovo. L'inganno della tela vedremo che verrà scoperto e quindi insomma sarà soltanto l'arrivo di Ulisse a finalmente sistemare le cose. Qui ritorna il discorso che stavano facendo gli dei sull'Olimpo. Atena lo dice a Telemaco: Telemaco deve essere come Oreste, il figlio di Agamennone, colui che ha preso in mano le redini della situazione politica e sociale e ha vendicato l'iniqua morte del padre attraverso l'omicidio. Quindi la colpa è stata lavata con il sangue, non ha aspettato, non ha tergiversato, ma è intervenuto subito, ha reagito. La stessa cosa deve essere fatta da Telemaco, quindi il modello qui deve essere imitato, deve essere replicato se vuole avere successo. Mentre i proci mangiano e bevono a sazietà, compare Femio. Femio è un aedo, quindi un cantore, questo termine dal greco che significa proprio cantare, colui che cantava le storie dell'antichità, che allietava le giornate insomma dei sovrani con delle storie. Ecco, lui si mette a cantare non una storia qualunque ma proprio le vicende legate alla guerra di Troia e in quel momento Penelope viene colta dallo sconforto e dal dolore per l'assenza del marito. Esorta Femio a cambiare argomento. Interessante, non è un caso. Qui Femio rappresenta l'Aedo, quel cantore sacro che esisteva in tutte le corti dell'antichità e che per i greci era una figura sacra perché in contatto diretto con la divinità. Era la musa stessa ad ispirare il poeta, infatti spesso l'Aedo era cieco proprio perché l'ispirazione poetica arrivava direttamente dalla musa ispiratrice, in questo caso da Calliope. Interessante perché questa figura poi la ritroveremo anche nell'isola dei Feaci dal re Alcinoo e lì Demodoco inizierà a cantare proprio della guerra di Troia, scatenerà il pianto di Ulisse, il quale poi verrà indotto quindi al racconto e scopriremo tutte le peripezie e le vicende che lo hanno condotto fin lì. Vedremo l'uomo alla ricerca della propria patria e contemporaneamente ricercherà anche se stesso perché scoprirà i propri limiti, le proprie qualità, i propri difetti e quindi nel momento stesso in cui inizierà a nutrire quel desiderio di conoscenza, l'uomo scoprirà anche i propri limiti. Quindi il viaggio è anche un misurarsi con se stessi ed è il viaggio che ognuno di noi deve affrontare nella propria vita. Ci sono luci e ombre e noi vedremo piano piano in questo viaggio straordinario il percorso di un uomo che metaforicamente riguarda l'intera umanità, che è lo stesso viaggio in fondo in chiave cristiana di Dante Alighieri, ma questa è un'altra storia. Alla prossima lezione.